Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto di un'eleganza veramente unica che trovo molto adatto a delle stole, visto che adesso si avvicinerà il periodo delle cerimonie. Con il filato giusto, magari con un filo di lurex, può essere molto elegante. È un punto un po' più elaborato del solito, però veramente ne vale la pena perché il risultato è bellissimo. Vi lascio al video. Per fare questo punto avremo bisogno di un multiplo di 12 più 1, quindi vado a montare 48 catenelle che sono un multiplo di 12 più 1. Fatte le 49 catenelle, ne aggiungo una, entro in quella che ho eseguito subito prima con un punto basso. Aggiungo 4 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio un punto basso. Faccio 4 catenelle, conto 1, 2, entro nella terza e faccio un punto basso. Faccio un altro archetto di 4 catenelle e conto 1, 2, entro nella terza con un punto basso. Tutta la riga numero 1 verrà fatta in questa maniera: 4 catenelle, salto 2 di base, punto basso, 4 catenelle, salto 2 di base, punto basso. Sono arrivata quasi alla fine, vado a fare l'ultimo archetto di 4 catenelle e vado a chiudermi con un punto basso nell'ultima catenella che abbiamo disponibile. E la riga numero 1 è completata in questa maniera semplice. Ora passiamo alla riga numero 2. Salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e ne aggiungo 2 che saranno il nostro primo archetto. Entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio un punto basso. Faccio 4 catenelle, vado nell'archetto successivo con un punto basso. Aggiungo 4 catenelle, vado nell'archetto dopo e mi chiudo con un punto basso. E ancora 3 catenelle, vado nell'archetto dopo e faccio un punto basso. La riga numero 2 sarà tutta così: 4 catenelle, entro nell'archetto che mi trovo subito dopo sotto e chiudo con un punto basso, 4 catenelle, archetto sotto, punto basso. Ho lavorato l'ultimo archetto, il penultimo archetto, perdono. Vado a lavorare l'ultimo, 4 catenelle, punto basso, salgo con 2 catenelle e vado a chiudermi con un punto alto nel punto basso che abbiamo fatto all'inizio della riga precedente. E la riga numero 2 è completata. Ora passiamo alla riga numero 3. Giro il mio lavoro, entro nel primo punto alto che ho subito sotto con un punto basso e faccio 3 catenelle. Dopodiché salto questo archetto, salto il secondo archetto, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel terzo e faccio 3 punti alti non chiusi, quindi
3 punti alti doppi, pardon, non chiusi, quindi lascerò ogni punto aperto. Ne abbiamo fatto uno, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, scarico gli anellini a 2 a 2 e lascio l'ultimo sull'uncinetto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, scarico gli anellini a 2 a 2 e siccome ne devo fare 3, filo sull'uncinetto e li scarico tutti insieme e ho fatto il primo petalo. In questo archetto dovremo fare 4 petali così, quindi aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e ripeto, entro, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico 2. 2 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e torno di qua, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico 2. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco, riprendo il filo, scarico 2, riprendo il filo, scarico 2 e ne abbiamo 3. Quindi vado a chiudere. Tutti gli anellini che avevo sull'uncinetto li ho chiusi insieme. Aggiungo ancora 3 catenelle e ripeto 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, prendo il filo, esco, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico 2. 2 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo e scarico 2. 2 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico 2. Ora ci ritroviamo con 3 punti e 4 anellini sull'uncinetto, prendo il filo e li scarico tutti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, faccio il quarto e ultimo petalo. Quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto, prendo il filo, esco, scarico 2, scarico 2, 2 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico 2, 2 volte filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico 2, prendo il filo, scarico tutti. E abbiamo fatto il nostro primo gruppo di 4 petali. Ora vado ad aggiungere 3 catenelle di separazione e salto questo archetto, quindi siamo qui, salto questo archetto, entro nel numero 2, quindi il primo l'abbiamo subito sotto e lo saltiamo, entriamo in quello dopo con un punto basso, quindi riprendo il lavoro, salto questo, entro in quello dopo e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un archetto, entro in quello successivo e rifaccio i 4 petali, quindi lavoro 3 punti alti doppi chiusi insieme, sono arrivata a 3, ora li chiudo tutti insieme, aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a lavorare i miei 3 punti alti doppi chiusi insieme, tre catenelle, due volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e ripeto il petalo di 3 punti alti doppi chiusi insieme.
aggiungo 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare l'ultimo petalo. Di nuovo aggiungo 3 catenelle e vado a chiudermi con un punto basso non nel primo ma nel secondo archetto che ho della riga sottostante, e abbiamo fatto il secondo mezzo fiore. Ora ripartiamo con 3 catenelle e vado a rifare i petali saltando un archetto, entro in quello successivo e finiamo la riga. Ne avremo ancora 2 da fare, quindi saltiamo un archetto, entro in quello successivo, faccio i petali, 3 catenelle, salto un archetto, entro in quello dopo, faccio un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto, faccio i petali, poi vedremo come andare a chiudere la riga. Ho lavorato il mio ultimo archetto, ora siamo alla fine mi dovranno rimanere 2 archetti. Quindi aggiungo 3 catenelle di separazione, salto questo archetto e sono qui, vado a chiudermi con un punto basso nella terza catenella partendo dal basso, quella che va a sostituire il nostro primo punto alto, e abbiamo finito la riga numero 3. Volendo, così potrebbe essere anche un bordino da applicare se lo lasciamo così, ma noi continueremo. Quindi arrivato a questo punto salgo con 3 catenelle, salgo con 7 catenelle, quindi 4 saranno il nostro primo punto, che sarà un punto alto doppio, e 3 sono le catenelle dell'archetto. Salto il primo archetto, entro tra i 2 petali, quindi tra il petalo numero 1 e il petalo numero 2 faccio un punto basso, faccio 4 catenelle, entro nell'archetto dopo tra il petalo numero 2 e il petalo numero 3 e faccio un punto basso, aggiungo 4 catenelle e rientro nello stesso archetto con un punto basso. Quindi faremo un archetto nell'archetto, aggiungo 4 catenelle, entro nell'archetto dopo e faccio un punto basso, dopodiché faccio 5 catenelle, e salto tutti questi archetti, entro tra il petalo numero 1 e numero 2 del gruppo di petali che viene dopo, quindi entro e faccio un punto basso, faccio 4 catenelle, vado nell'archetto dopo, faccio un punto basso, aggiungo le 4 catenelle, rientro nello stesso archetto con un punto basso, quindi facciamo un archetto nell'archetto, aggiungo 4 catenelle, vado tra gli altri 2 petali e mi chiudo con un punto basso. Il risultato che dobbiamo ottenere è questo. Quindi aggiungo 5 catenelle, vado tra i primi 2 petali che trovo subito dopo e mi chiudo con un punto basso. Faccio 4 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, faccio 4 catenelle, entro nello stesso archetto di base con un altro punto basso,
Di nuovo le 4 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso. Aggiungo 5 catenelle, ok? Salto tutti questi archetti, vado tra i primi 2 petali, faccio un punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, di nuovo 4 catenelle, entro nello stesso archetto di base e faccio un altro punto basso, aggiungo 4 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso. Dopodiché aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi sul punto basso che abbiamo fatto all'inizio della riga numero 3 con un punto alto doppio. Ora partiamo con la riga numero 5. La riga numero 5 non sarà altro che la ripetizione della riga numero 1. Quindi giriamo il nostro lavoro, entriamo con un punto basso nel punto che ho subito sotto. Aggiungo 4 catenelle e salto il primo archetto, quello che ho subito sotto lo salto, e quello dopo, quello sui petali, con un punto basso. Faccio 4 catenelle, entro nell'archetto successivo con un altro punto basso. Aggiungo 4 catenelle, entro nell'archetto dopo con un altro punto basso. Faccio 4 catenelle, entro nell'archetto grande, quello formato da 5 catenelle con un punto basso. Faccio di nuovo 4 catenelle, entro nell'archetto dopo e faccio un punto basso. 4 catenelle, archetto, punto basso. 4 catenelle, archetto, punto basso e via così. E sono arrivata alla fine, faccio 4 catenelle, vado a chiudermi sulla quarta catenella partendo dal basso con un punto basso, quindi 1, 2, 3, 4 e ho finito anche questa riga. Ora passiamo alla riga successiva. Quindi saliamo con 3 catenelle, ne aggiungiamo 2 di separazione, entriamo nell'archetto che ho subito sotto con un punto basso. Di nuovo 4 catenelle, entro nell'archetto successivo con un altro punto basso. 4 catenelle, entro nell'archetto dopo con un altro punto basso e lavoreremo tutta la riga in questa maniera. Ho lavorato il mio ultimo archetto, quindi ora andrò a chiudere la riga con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e punto alto nel primo punto basso che abbiamo eseguito nella riga precedente. E abbiamo finito anche questa riga. Ora dovremo alternare i petali, quindi partiremo qui con un gruppettino di 2 petali, poi andremo a fare il gruppo di 4 petali in questi archetti centrali tra il mezzofiore e l'altro. Vediamo come. Saliamo prima di tutto con 5 catenelle.
Dopodiché 2 volte filo sull'uncinetto, giro il lavoro, entro nell'archetto che ho subito sotto e lavoro 2 soli petali. Quindi petalo numero 1, 3 catenelle, rientro nell'archetto e faccio il petalo numero 2. Fatti 2 petali, aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto basso, salto sempre il primo archetto, entro in quello successivo, praticamente in quello centrale, 3-4 petali. Dopodiché salgo con 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto l'archetto, questo l'abbiamo lavorato, questo lo saltiamo, entro in quello successivo e faccio i 4 petali. Aggiungo 3 catenelle e vado a fare il petalo numero 2. Aggiungo 3 catenelle e vado a fare il petalo numero 3. Aggiungo 3 catenelle e vado a lavorare l'ultimo petalo. Completato il primo gruppo intero di petali, aggiungo di nuovo 3 catenelle e vado a chiudermi non in questo archetto ma in quello successivo con il punto basso. Aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto un archetto di base e vado a lavorare i 4 petali ancora. Finito il quarto petalo del secondo gruppo di 4 petali, aggiungo 3 catenelle, salto un archetto di base, entro in quello successivo con un punto basso, faccio di nuovo 3 catenelle, vado a ripetere lo stesso lavoro saltando un archetto di base, entro in quello dopo e lavoro i 4 petali. Ho lavorato l'ultimo gruppo di 4 petali, aggiungo 3 catenelle, salto un archetto di base, entro in quello successivo con un punto basso, aggiungo di nuovo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo archetto che ho a disposizione e lavoro 2 petali.
Aggiungo 3 catenelle di separazione dopo aver fatto il primo petalo e vado a fare il secondo. Alla fine qui ne aggiungo solo una di catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi nella terza catenella partendo dal basso con un punto alto doppio. E voilà, abbiamo finito anche questa riga. La bellezza di questo punto è esagerata, direi. È vero che è un punto un po' elaborato, però vale la pena farlo. Quindi ora dovremmo ripartire con i nostri archetti. Quindi cosa facciamo? Saliamo con 4 catenelle ed entro subito nell'archetto che abbiamo, quello formato da una catenella sola, con un punto basso. Aggiungo 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Dopodiché mi ritrovo con questi archetti che sono tra i petali e li dovrò saltare, quindi aggiungo 5 catenelle, salto questi archetti, entro tra i 2 petali e faccio un punto basso. Aggiungo 4 catenelle, entro tra i 2 petali successivi con un punto basso, faccio 4 catenelle, rientro nello stesso archetto di base con un altro punto basso e di nuovo 4 catenelle, entro tra gli ultimi 2 petali con un punto basso. Adesso ne faremo 5 di catenelle. Salto tutti questi punti in mezzo, vado tra i 2 petali, punto basso, aggiungo 4 catenelle, entro tra i 2 petali dopo con un altro punto basso, di nuovo 4 catenelle, entro nello stesso archetto con un punto basso, faccio 4 catenelle, entro tra gli ultimi 2 petali con un punto basso. E qui la volta delle 5 catenelle, perché siamo tra i 2, dobbiamo superare i 2 archetti e andare direttamente nei petali con un punto basso. Aggiungo 4 catenelle, vado nell'archetto dopo con un altro punto basso, 4 catenelle, rientro nell'archetto e faccio un punto basso. Faccio 4 catenelle, entro nell'ultimo archetto con un punto basso. Adesso una volta lavorato l'ultimo archetto, facciamo 5 catenelle. Saltiamo tutto, entriamo nel mezzo fiore con un punto basso. Faccio 4 catenelle. Entro nell'archetto che ho l'ultimo tra il petalo e le catenelle con un punto basso, aggiungo 2 catenelle e faccio un mezzo punto alto. Mezzo punto alto, mi ritrovo 3 anellini e li chiudo tutti in una volta sola. E il motivo praticamente è finito. Ora dovremo ripetere dalla riga numero 1. Quindi ripetiamo con giro il lavoro,
punto basso, 4 catenelle, salto il primo archetto, entro in quello dopo con un punto basso, quattro catenelle, entro nell'archetto successivo, quello grande, con un punto basso, di nuovo 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, archetto dopo, punto basso, 4 catenelle, archetto dopo, punto basso, 4 catenelle, archetto dopo quello grande, punto basso, e vado avanti fino a finire la riga in questa maniera. Sto per finire la mia riga, faccio 4 catenelle e vado a chiudere sulla seconda, in questo caso, catenella partendo dal basso della riga precedente, perché se vi ricordate questa riga l'abbiamo chiusa con un mezzo punto alto, quindi qui dovremo andare a chiuderci sulla seconda catenella. Ora non dovremmo far altro che ripetere tutta la sequenza partendo dalla riga numero 2, cioè la riga di archetti. Dopodiché faremo i petali, i 4, quelli interi, dopodiché faremo la sequenza di archetti, riprenderemo col mezzo petalo, petali interi e mezzo petalo. Io lavoro ancora un pochino ed ecco il mio campione finito. Veramente molto molto bello e molto elegante. Sicuramente è un po' più complicato rispetto agli altri punti che ho eseguito finora, però ne vale veramente la pena. E con oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi aggiornerà per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetevi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.